Benvenuti. In questa lezione parleremo di logaritmi. In particolare risolveremo insieme un'equazione nella quale è presente l'uguaglianza tra due espressioni logaritmiche. Vedremo come risolverla in due modalità alternative. Consideriamo l'equazione logaritmo naturale di x uguale al logaritmo naturale di 2x. Osserviamo che in essa il logaritmo naturale si presenta con due argomenti differenti. Al primo membro l'argomento è x, mentre al secondo membro l'argomento è 2x. Procediamo in primo luogo a determinare il campo di esistenza dell'equazione. Come è noto, l'argomento di ogni espressione logaritmica presente nell'equazione deve essere positivo. Pertanto, per quanto riguarda il logaritmo al primo membro, è necessario che x sia maggiore di 0, mentre per il logaritmo al secondo membro è necessario che 2x sia maggiore di 0. Considerato che le due condizioni devono essere verificate contemporaneamente, andiamo a risolvere il sistema costituito dalle due disequazioni. Per quanto riguarda la prima abbiamo già la soluzione, ovvero che x deve essere maggiore di 0. Per la seconda disequazione, dividendo membro a membro per 2, quindi 2x fratto 2 maggiore di 0 fratto 2, si perviene a una disequazione identica alla prima. Rappresentando graficamente si osserva velocemente, indicando con linea continua sia per la prima che per la seconda disequazione i valori da 0 in poi e con linea tratteggiata quelli che precedono 0, si osserva immediatamente che il campo di esistenza della equazione data è costituito da tutti gli x maggiori di 0, in quanto si tratta dell'intervallo nel quale entrambe le disequazioni relative all'esistenza dei logaritmi nella traccia sono verificate. Dunque, il campo di esistenza della nostra equazione sarà x maggiore di 0, ovvero saranno ammissibili solo le soluzioni che rientrano in questo intervallo, ovvero solo le soluzioni positive. Torniamo all'equazione e osserviamo un primo metodo di risoluzione. Poiché l'equazione è costituita dall'uguaglianza tra due espressioni logaritmiche nella stessa base ma con argomenti differenti, è evidente che i due logaritmi al primo e al secondo membro coincideranno se coincideranno gli argomenti. Pertanto è possibile passare dall'eguaglianza dei due logaritmi all'eguaglianza dei due argomenti. Si ottiene dunque x uguale 2x. Sottraendo 2x membro a membro, in modo da isolare l'incognita al primo membro, si ottiene x meno 2x uguale 2x meno 2x. Semplificando i due termini opposti al secondo membro e sommando algebricamente i termini simili al primo membro, si ottiene meno x uguale a 0. Moltiplicando membro a membro per meno 1, in modo da cambiare i segni, si perviene a x uguale 0. Ricordando che il campo di esistenza dell'equazione precedentemente determinato è costituito da tutti gli x positivi e osservando che la soluzione determinata, ovvero x uguale a 0, non rientra in tale intervallo, si conclude immediatamente che la soluzione stessa non è accettabile. Si conclude immediatamente che tale soluzione non è accettabile e quindi che l'equazione non ammette soluzione, ovvero che non esiste
x appartenente a R che risolve l'equazione data. L'equazione logaritmo naturale di x uguale al logaritmo naturale di 2x può anche essere risolta applicando una delle proprietà dei logaritmi. Ricordiamo che il logaritmo in una generica base A del prodotto b per c può essere decomposto nella somma dei logaritmi dei due fattori nella stessa base A, ovvero nella somma del logaritmo in base A di b e del logaritmo in base A di c. Possiamo applicare tale proprietà al logaritmo al secondo membro dell'equazione. Risulta logaritmo naturale di x uguale a logaritmo naturale di 2 più logaritmo naturale di x, avendo decomposto nella somma dei logaritmi dei fattori 2 ed x il logaritmo al secondo membro. A questo punto sottraiamo logaritmo naturale di x membro a membro. Risulta logaritmo naturale di x meno logaritmo naturale di x uguale al logaritmo naturale di 2 più logaritmo naturale di x meno logaritmo naturale di x. Semplifichiamo i termini opposti al primo e al secondo membro e perveniamo all'espressione 0 uguale logaritmo naturale di 2. Poiché il logaritmo naturale di 2 è sicuramente un'espressione di valore non nullo, l'uguaglianza ottenuta è impossibile, il che ci porta a concludere che l'equazione data non ammette soluzione, ovvero che non esiste alcun x appartenente a R che la risolva. La lezione è terminata. Grazie per l'attenzione. Per restare aggiornati sui contenuti da me pubblicati, potete iscrivervi al mio canale YouTube oppure seguirmi sui social Facebook, TikTok e Instagram. Alla prossima!